Quali sono i migliori 20 frutti del diavolo? Oggi esploreremo in questo video i più potenti e influenti di One Piece, spiegando come funzionano e perché meritano di essere in cima alla nostra lista. Prima di cominciare, però, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei nostri approfondimenti su One Piece. Se avete già un frutto del diavolo preferito, scrivetelo nei commenti. Secondo voi chi vincerà la sfida dei migliori frutti del diavolo? Adesso preparatevi perché cominciamo. Iniziamo con il Bari Bari, un frutto che potrebbe sembrare semplice a prima vista, ma che ha mostrato il suo incredibile potenziale durante la saga di Dressrosa. Mangiato da Bartolomeo, permette di creare barriere indistruttibili che possono proteggere il suo utilizzatore da qualsiasi attacco. Durante la saga di Dressrosa abbiamo visto Bartolomeo usare queste barriere per proteggere non solo se stesso, ma anche i suoi alleati, creando un'invulnerabilità apparentemente totale. L'aspetto interessante di queste barriere è che possono essere usate anche in modo offensivo. Bartolomeo ha usato le sue barriere per potenziare i suoi pugni, rendendoli devastanti per chiunque si trovi sulla sua strada. Pensaci un attimo. Essere in grado di proteggersi da ogni attacco e allo stesso tempo colpire con una forza immensa è un enorme vantaggio in battaglia. Questo frutto merita il 20° posto per la sua versatilità, anche se le limitazioni nella mobilità di Bartolomeo lo collocano nella parte bassa della nostra classifica. In 19ª posizione troviamo il Doku Doku, un frutto del diavolo di tipo Paramisha posseduto da Magellan, l'ex direttore di Impel Down. Questo frutto conferisce al suo utilizzatore il potere di generare, manipolare e trasformarsi in veleno. I veleni prodotti da Magellan sono estremamente potenti e variano in tipologia, dall'irritante al letale, rendendolo uno degli avversari più temibili nel mondo di One Piece. Magellan può creare barriere di veleno per difendersi e avvelenare tutto ciò che tocca. Uno dei suoi attacchi più devastanti è il Venom Demon, Hell's Judgment, in cui genera una colossale creatura fatta di veleno corrosivo che distrugge tutto ciò che incontra. Nonostante la potenza del suo frutto, il Doku Doku no. Mi ha uno svantaggio. Magellan è vulnerabile ai suoi stessi veleni e soffre di pesanti effetti collaterali. Tuttavia, grazie alla sua resistenza naturale, riesce a gestire questo potere letale, diventando un vero muro impenetrabile per chiunque tenti di evadere da Impel Down. Al 18° posto troviamo l'Ito Ito, il frutto di Don Quixote do Flamingo, uno degli antagonisti più spietati e complessi di tutta la saga. Questo frutto permette al suo utilizzatore di creare e controllare fili praticamente indistruttibili, che possono essere usati in molteplici modi. Non solo Doflamingo può usarli per combattere, ma è anche in grado di manipolare gli esseri umani come marionette, un aspetto che riflette la sua personalità manipolatrice e il suo desiderio di controllo. Il frutto Ito Ito si distingue per la sua versatilità. I fili possono essere utilizzati per tagliare qualsiasi cosa, compresi i materiali più duri, e per intrappolare i nemici in intricate ragnatele. Una delle abilità più impressionanti di Doflamingo è il suo modo di volare collegando i fili da lui creati alle nuvole, rendendolo un avversario incredibilmente temibile. Ma ciò che rende davvero formidabile questo frutto è la capacità di Doflamingo di ricucire le proprie ferite, incluse quelle interne, utilizzando i fili per guarire se stesso in battaglia. Questa capacità rigenerativa, unita alla sua forza letale, rende l'Ito Ito un frutto temibile e strategico. Passiamo ora all'Ishi Ishi in 17ª posizione. Questo frutto offre un notevole vantaggio tattico, specialmente quando Chi si trova in ambienti urbani o rocciosi, dove l'utente può letteralmente inglobare il paesaggio e manipolarlo per attaccare o difendersi. Tuttavia, nonostante la sua potenza, il frutto ha anche dei limiti. La velocità di movimento di Pika, ad esempio, era ridotta quando si trovava in una forma massiccia di pietra,
rendendolo vulnerabile a un attacco ben coordinato. Il combattimento tra Zoro e Pika durante la saga di Dressrosa è stato emblematico di questo limite. Nonostante la sua imponente forma, Pika è stato sconfitto dallo spadaccino, che ha sfruttato la sua lentezza per abbatterlo. In 16ª troviamo il Zushi Zushi. Questo frutto è stato ingerito da Fujitora, uno degli ammiragli della marina più potenti e temuti. Fujitora può aumentare o diminuire la gravità in un'area specifica, schiacciando i nemici a terra o sollevando oggetti massicci e scagliandoli contro i suoi avversari. La scena in cui evoca un meteorite dal cielo durante la saga di Dressrosa è uno dei momenti più impressionanti che abbiamo visto finora. Oltre alla sua potenza offensiva, il Zushi Zushi offre anche notevoli vantaggi difensivi. Fujitora può creare campi gravitazionali che impediscono ai nemici di avvicinarsi o che li immobilizzano completamente. È interessante notare che, pur essendo cieco, Fujitora utilizza la sua spada per sentire l'ambiente circostante e orientarsi, rendendolo un combattente incredibilmente astuto nonostante la sua disabilità visiva. Al 15° posto si trova Yobby Hobby mangiato da Sugar. Questo frutto è estremamente potente a livello psicologico. Difatti non solo elimina i nemici fisicamente, trasformandoli in giocattoli, ma cancella loro pure la memoria. L'unico modo per interrompere l'effetto del frutto è solo attraverso lo svenimento del possessore stesso. Tuttavia, il frutto ha anche un lato oscuro. Chi lo mangia non invecchia più, e questo ha costretto Sugar a rimanere una bambina nonostante abbia oltre 22 anni. Questo limite aggiunge una dimensione tragica al potere del frutto, poiché chi lo mangia è condannato a non crescere mai più. 14ª posizione occupata dal frutto Pad Pad mangiato da Kuma. Questo frutto conferisce al suo utilizzatore la capacità di deviare qualsiasi cosa con le sue mani, che assumono la forma di zampette d'orso. Il frutto è particolarmente interessante per la capacità di manipolare lo spazio e l'energia. Kuma può creare bolle d'aria che assorbono qualsiasi cosa venga loro lanciata, e può persino trasferire la sofferenza fisica da una persona all'altra. È anche in grado di far scomparire le persone e catapultarle in luoghi lontanissimi. Questo potere è stato esplorato ulteriormente durante la saga di Egghead, dove vediamo Kuma utilizzare il potere del frutto per estrarre il dolore dalle persone, un'abilità che lo rende quasi un guaritore. In 13ª posizione troviamo invece il Pika Pika dell'ammiraglio Kizaru, che conferisce il potere di controllare, generare e trasformarsi in luce. Questo frutto è devastante in termini di velocità e potenza d'attacco. Kizaru può spostarsi alla velocità della luce, un vantaggio straordinario che lo rende quasi impossibile da colpire o prevedere in battaglia. Inoltre, il Pika Pika permette di utilizzare attacchi laser che possono facilmente perforare qualsiasi cosa. Kizaru non solo può attaccarsi ai fasci di luce, ma può anche riflettere i suoi movimenti, rimbalzando da una superficie all'altra come un raggio luminoso. Questo potere lo rende estremamente mobile e difficile da fermare, soprattutto in spazi chiusi dove può sfruttare la riflessione della luce per sfuggire ad attacchi. In 12ª posizione si trova l'Aie Hi, mangiato dall'ex ammiraglio Aokiji. Questo frutto è unico tra i Roja, perché consente all'utente di congelare qualsiasi cosa, inclusa l'acqua del mare. Aokiji ha dimostrato la sua capacità di congelare vaste aree di oceano, che normalmente è una delle principali debolezze dei possessori di frutti del diavolo, così da permettergli di camminare sull'acqua. Uno degli utilizzi più spettacolari del frutto è la sua capacità di modificare il clima. Aokiji ha cambiato completamente l'ambiente di Punk Hazard nello scontro titanico contro Akainu. Inoltre, il potere del frutto conferisce ad Aokiji una difesa quasi perfetta. Può rigenerarsi istantaneamente da qualsiasi attacco, trasformandosi in ghiaccio puro. All'11° posto troviamo l'Hito Hito modello Daibutsu.
mangiato da Sengoku, è uno dei frutti Zoan mitologici più potenti mai visti. Questo frutto permette a Sengoku di trasformarsi in un gigantesco Buddha dorato, conferendogli una forza fisica e una potenza devastante. Durante la guerra di Marineford abbiamo visto Sengoku usare questo potere per creare onde d'urto che hanno scosso l'intero campo di battaglia, dimostrando il potenziale distruttivo del suo frutto. È particolarmente interessante anche per il suo aspetto spirituale. Non solo trasforma Sengoku in un Buddha, ma sembra conferire anche una sorta di calma e saggezza durante la battaglia. Nonostante la sua imponenza e potenza, tuttavia, il frutto non sembra offrire altre abilità difensive o rigenerative, il che lo rende vulnerabile in scontri prolungati. Tuttavia, la sua capacità di creare onde d'urto massicce e la sua forza fisica lo rendono uno degli Zoan più temibili. Entrando in top 10 troviamo il Tori Tori modello Fenice, posseduto da Marco e che rappresenta uno dei frutti Zoan mitologici più belli e iconici. Questo frutto permette al suo utilizzatore di trasformarsi in una fenice mitologica, concedendo non solo la capacità di volare, ma anche una straordinaria abilità rigenerativa. È particolarmente utile per la sua capacità di curare le ferite senza alcun limite apparente, rendendo Marco uno dei combattenti più difficili da battere. Oltre alla rigenerazione, la forma fenice conferisce a Marco intangibilità, simile a quella dei Roja, rendendolo immune a molti attacchi fisici. Tuttavia, Marco può comunque essere ferito gravemente e, se le ferite sono troppo gravi o se la sua energia si esaurisce, non può più rigenerarsi, rendendolo vulnerabile in battaglie prolungate. Nonostante questo, la capacità di volare e di rigenerarsi conferisce a Marco un vantaggio tattico incredibile in ogni scontro. In nona posizione, il Goro Goro mangiato da Ener, il temibile nemico della saga di Skypiea. Questo frutto Roja consente al suo utilizzatore di controllare, generare e trasformarsi in elettricità, uno degli elementi più potenti della natura. Ener ha dimostrato di poter usare il suo potere in modo devastante, scaricando fulmini capaci di distruggere interi edifici e causando esplosioni massicce che hanno terrorizzato gli abitanti di Skypiea. Oltre alla sua potenza distruttiva, il Goro Goro offre ad Ener una mobilità senza pari. Può viaggiare alla velocità dell'elettricità, rendendolo quasi impossibile da catturare. Inoltre, può usare il suo potere per ascoltare le onde radio e scoprire cosa sta accadendo a grandi distanze, una capacità che conferisce un notevole vantaggio strategico in battaglia. Tuttavia, nonostante il suo immenso potere, Ener ha incontrato una nemesi perfetta in Luffy, il cui corpo di gomma lo rende immune agli attacchi elettrici. Questo incontro ha dimostrato che anche i poteri più forti hanno delle debolezze, soprattutto contro avversari con abilità complementari. All'8° posto non possiamo parlare dei migliori frutti del diavolo senza includere il potentissimo Mera Mera, il frutto del fuoco. Questo frutto Roja è stato originariamente mangiato da Portgas di Ace, il fratello non di sangue di Luffy e Sabo. Dopo la tragica morte di Ace durante la guerra di Marineford, il Mera Mera è stato ereditato da Sabo, il secondo in comando dell'esercito rivoluzionario. Questo frutto conferisce al suo utilizzatore la capacità di creare, controllare e trasformarsi in fuoco, rendendo chi lo possiede un vero e proprio uomo di fuoco. Il potere è estremamente versatile in battaglia e permette all'utilizzatore di lanciare devastanti attacchi a distanza e di fondersi con il fuoco per evitare attacchi fisici. La capacità di trasformarsi in fuoco garantisce una quasi totale intangibilità, rendendo impossibile colpire fisicamente l'utilizzatore, a meno che non venga affrontato con tecniche speciali come l'Haki dell'armatura. Ace inoltre usava il potere del frutto per alimentare lo Striker. Nonostante la potenza, il frutto presenta alcune debolezze, come tutti i Roja. Il fuoco, pur essendo un elemento offensivo formidabile, può essere contrastato da abilità elementali opposte, come il potere del Magu Magu di Akainu, che sfrutta il magma, un elemento superiore al fuoco.
È proprio in uno scontro tra questi due poteri che Ace ha trovato la sua fine durante la guerra di Marineford, dimostrando che, anche se potente, il Mera Mera ha i suoi limiti contro alcuni avversari. La padronanza del fuoco da parte di Sabo, combinata con la sua già straordinaria abilità nel combattimento corpo a corpo e con l'Haki, rende il Mera Mera un frutto incredibilmente temibile e meritevole del suo posto nella classifica dei migliori frutti del diavolo. In settima posizione, il Soru Soru mangiato da Big Mom, una delle 4 imperatrici del mare. Big Mom ha usato questo potere per creare un esercito di Homi, creature animate come la sua spada Napoleon, la fiamma Prometheus e la nuvola Zeus. Questo frutto è incredibilmente versatile, in quanto Big Mom può dare vita a qualsiasi cosa, dal fuoco alle armi, rendendo il suo potere virtualmente illimitato. Oltre alla creazione di Homi, il Soru Soru le conferisce la capacità di estrarre anni di vita dai suoi nemici, rendendola un avversario letale in battaglia. Tuttavia, c'è un limite importante. Big Mom può rubare l'anima solo se la vittima è terrorizzata da lei. Questo significa che i nemici che non la temono possono resistere al suo potere, un fattore che riduce l'efficacia del frutto in determinate situazioni. Questo frutto le calzava a pennello poiché era temuta da tutti per la sua forza e la sua stazza imponente. In sesta posizione troviamo lo WoW modello Drago Azzurro, è stato mangiato dal temuto Kaido, uno degli antagonisti principali della saga di Wano e una delle creature più potenti dell'intera serie. Questo frutto permette a Kaido di trasformarsi in un gigantesco drago orientale e di volare, oltre a generare potenti attacchi di fuoco e sospiri distruttivi. Uno degli aspetti più temibili del frutto è la durabilità che conferisce al suo utilizzatore. Kaido è praticamente invulnerabile in forma di drago, capace di resistere a colpi devastanti e continuare a combattere senza sosta. Come abbiamo potuto vedere a Wano, dove è stato capace di combattere contro più avversari simultaneamente. La sua capacità di volare e lanciare attacchi dall'alto fornisce un vantaggio tattico incredibile, permettendogli di dominare il campo di battaglia. È anche in grado di avere una forma ibrida che lo rende molto veloce e forte per i combattimenti corpo a corpo. Tuttavia, come abbiamo visto nello scontro contro Luffy, Kaido non è invincibile e un combattente determinato con poteri straordinari può riuscire a sconfiggerlo. In quinta posizione troviamo il Gura Gura, mangiato da Edward Newgate, alias Barbabianca, è uno dei frutti del diavolo più potenti dell'intera saga. Questo frutto conferisce a Barbabianca il potere di generare onde sismiche, che possono causare terremoti e devastare interi paesaggi. Durante la guerra di Marineford, Barbabianca ha distrutto Marineford con un semplice movimento delle mani, dimostrando il potere assoluto di questo frutto. Il Gura Gura è talmente potente che viene considerato in grado di distruggere il mondo se usato al massimo delle sue capacità. Barbabianca ha dimostrato di poter frantumare l'aria stessa, creando onde d'urto che si propagano attraverso il terreno. Nonostante Barbabianca fosse molto anziano e malato durante la guerra di Marineford, è stato comunque in grado di affrontare l'intera marina e di causare danni devastanti, dimostrando quanto sia formidabile questo frutto. Questo potere che adesso si trova nelle mani di Teach rappresenta una vera e seria minaccia per il mondo di One Piece. In quarta posizione abbiamo il Magu Magu, mangiato dall'attuale Grande Ammiraglio della Marina, Sakazuki, meglio conosciuto come Akainu, ed è uno dei frutti Roja più offensivi mai visti. Questo frutto permette ad Akainu di generare, controllare e trasformarsi in magma, un materiale estremamente pericoloso e letale. Durante la guerra di Marineford abbiamo visto il potere distruttivo del Magu Magu, quando Akainu ha usato i suoi pugni di magma per uccidere Ace, dimostrando la sua immensa capacità offensiva. Il Magu Magu è considerato uno dei frutti Roja con il più alto potenziale distruttivo. Il magma può bruciare e distruggere quasi tutto ciò che tocca, rendendolo un'arma devastante in combattimento. Inoltre, il frutto conferisce ad Akainu una difesa quasi perfetta. Può trasformarsi in magma e rigenerarsi da qualsiasi attacco, rendendolo praticamente intoccabile in battaglia. Tuttavia, come abbiamo visto nella lotta contro Aokiji,
Il potere del Magu Magu può essere contrastato se affrontato con la giusta strategia. Lo Miami Yami no Mi, mangiato da Marshall D. Teach, conosciuto anche come Barbanera, è uno dei frutti Roja più unici e terrificanti di One Piece. A differenza degli altri frutti Roja, che conferiscono intangibilità, lo Yami Yami permette al suo utilizzatore di controllare l'oscurità, una forza che può assorbire qualsiasi cosa, inclusi gli attacchi e i corpi dei nemici. Barbanera ha descritto questo frutto come il più terribile tra tutti i frutti del diavolo, e con buone ragioni. L'oscurità può annullare i poteri degli altri frutti del diavolo. Barbanera può toccare un avversario e privarlo temporaneamente dei suoi poteri, rendendolo vulnerabile a un attacco fisico. Differenza degli altri frutti di tipo Roja, lo Yami Yami non permette però di trasformarsi in oscurità per evitare attacchi. Il possessore. Se non riesce ad assorbire un attacco in tempo, può essere ferito come un normale essere umano, o persino di più. Sebbene possa annullare i poteri di altri frutti del diavolo, deve toccare fisicamente l'avversario e mantenere il contatto per mantenere questo effetto. Se il contatto viene interrotto, l'avversario riacquista immediatamente i poteri. Passiamo alla seconda posizione con l'Ope Ope, posseduto da Trafalgar D. Law, conosciuto come il frutto paramiscia definitivo. Questo frutto permette al suo utilizzatore di creare room, ovvero campi d'azione in cui Law ha il totale controllo su tutto ciò che si trova al loro interno. Può tagliare, spostare e manipolare oggetti e persone senza ferirli fisicamente, trasformando il campo di battaglia in un vero e proprio laboratorio chirurgico. Uno degli aspetti più impressionanti dell'Ope Ope è la capacità di eseguire operazioni chirurgiche perfette, incluse le operazioni che possono concedere l'immortalità a una persona a costo della vita dell'utilizzatore. Inoltre, con il risveglio del frutto, Law può estendere il potere della sua room ad oggetti esterni, come la sua spada, aumentando il raggio e l'efficacia dei suoi attacchi. Tuttavia, l'unico limite dell'Ope Ope sembra essere la resistenza fisica dell'utilizzatore. Usare la room su larga scala richiede un'immensa quantità di energia, e Law si è spesso visto esaurito dopo aver utilizzato i poteri per periodi prolungati. Ad ogni modo, l'Ope Ope rimane uno dei frutti più potenti e pericolosi, soprattutto se usato per ottenere il dono dell'immortalità. Al primo posto troviamo l'Ito Ito modello Nika, il frutto più importante della serie, mangiato da Luffy. Questo frutto Zoan mitologico permette, una volta ottenuto il risveglio del frutto, di trasformarsi nel dio del sole Nika. I poteri conferiscono un corpo completamente elastico e capacità sovrannaturali che superano di gran lunga il normale utilizzo della gomma. Con il risveglio del frutto, Luffy ha ottenuto il Gear Fifth, una trasformazione che G permette di alterare non solo il suo corpo, ma anche l'ambiente circostante, trasformando tutto ciò che tocca in gomma. La trasformazione in Nika non solo aumenta la forza fisica di Luffy, ma sembra anche cambiare il suo comportamento. In forma risvegliata, Luffy diventa più giocoso e spensierato, come se fosse in uno stato di gioia continua. Tuttavia, abbiamo visto lui esaurire le forze abbastanza presto, poiché il Gear Fifth richiede un'enorme quantità di energia. Nonostante ciò, l'Ito Ito modello Nika rappresenta l'apice dei frutti del diavolo, conferendo poteri degni di un dio. Che ne pensate di questa classifica? Siete d'accordo o credete che ci siano altri frutti che meritano di essere inclusi? Scrivete i vostri pensieri nei commenti e fatemi sapere qual è il vostro frutto del diavolo preferito. Non dimenticate di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video a tema One Piece e i suoi segreti. Continuate a seguirci, grazie per aver guardato e alla prossima!